quello che è stata la mia esperienza come studentessa di Scuola Agire è stato proprio il discorso e quindi il rapporto con i pionieri della nuova pedagogia, è stato proprio il fatto di avere la possibilità di leggere i libri, quindi andare alla fonte direttamente, direttamente scritti da e loro. poi riflettere con gli altri all'interno delle lezioni che sono interattive su quello che ti trasmette quel pedagogista, la relazione che fai anche con la tua vita personale, al di là professionale, nel mio caso perché insegno, ma anche proprio vedere come nella relazione con le persone, nell'ambiente immediato, uno riporta o non riporta, risuona o non risuona quel pedagogista. Buonasera a tutti, siamo alla quinta puntata di Agire. Il tema di stasera sono i pionieri della nuova pedagogia e qua abbiamo tre pionieri, una giovanissima Dele Caprio che penso che nessuno conosce, però ci farà la cortesia di presentare Elisa Ponziani ed Elena Miraglia. Ciao Adele. Buongiorno Giuseppe, subito ti devo correggere perché hai sbagliato, perché siamo 4 pionieri, anche tu nel tuo campo e tutto il lavoro che stai facendo veramente egregio nel campo della nuova pedagogia, quindi non puoi esimerti da stare anche tu nel novero dei pionieri. Comunque sì, grazie, davvero questo tema mi sta molto a cuore ed è per questo che ho invitato Elisa ed Elena, che sono dal mio punto di vista due colonne del progetto Scuola Agire che viene portato avanti già da 10 anni ed che è un progetto appunto che tenta di diffondere i principi della nuova pedagogia nella scuola e nella società, ma soprattutto nelle nostre vite. Per parlarne abbiamo bisogno di parlare dei pionieri, però prima sentiamo, ve le presento perché sono persone che fanno tante cose, seguono tante cose, quindi è importante insomma conoscerle bene. Elisa, vuoi cominciare tu a presentarti? Va bene, certo. Intanto buongiorno a tutti, mi presento, sono Elisa, mi trovo nel Lazio, ho conosciuto Adele qualche anno fa, ho partecipato al primo corso di Scuola Agire, quindi pionieri anche in questo senso, 2 anni di percorso insieme dove alla base c'è stato un lavoro su di noi, un lavoro su diciamo i nostri talenti, i nostri limiti, sulla conoscenza di noi stessi, per poi poterle applicare appunto, come ha detto Adele, nelle varie realtà. Io in questo momento diciamo mi occupo della parte di formazione, formazione intesa come educatori, genitori, che vogliono appunto approfondire alcuni aspetti dell'educazione dei propri figli o dei bambini in generale. Quindi compito, no, dell'educatore è capire qual è la missione e dargli gli strumenti adeguati per aiutare a conseguirla, a scoprirla. Quindi ecco, in questo momento io mi occupo di questo e i pionieri... Diciamo anche che tu sei a Viterbo e sei fondatrice, cofondatrice di una cooperativa, quindi insomma lavori... Una cooperativa che si occupa di consulenza e di formazione, e in quest'ultimo periodo appunto abbiamo intrapreso la strada della formazione nel campo dell'educazione. Non è un caso, il caso non esiste. Non è un caso, no.
Bene, grazie Elisa. Elena. Allora, salve, io sono Elena e sto a Firenze. Sono una maestra di scuola elementare, io continuo a definirmi così, non mi piace la definizione scuola primaria, e ho conosciuto il percorso di Scuola Agile nel 2022 in un momento di crisi personale perché ho dovuto affrontare delle scelte. Avevo scelto di restare nella scuola primaria e di trovare delle strategie. Ho conosciuto per caso, ma niente mai per caso, una locandina ho vista di Scuola Agile e ho iniziato il percorso perché mi sentivo in un momento, al di là della situazione congiunturale, mi sentivo in un momento proprio di restagno. E mi si è stravolta la vita completamente, perché pur essendo una persona che comunque ha fatto dei percorsi personali, ha sempre avuto una visione della scuola un po' differente. Quando io ho iniziato nella scuola all'epoca materna a Napoli e dopo pochissimi giorni mi sono resa conto che dovevo prendere i libri, buttarli dalla finestra e confrontarmi in maniera empatica con i bambini e lì penso in maniera inconsapevole di aver iniziato ad attuare la nuova pedagogia. Quindi mi posso ritenere una pioniera in questo senso, pioniera inconsapevole mi definisco. Poi appunto Poi con Scuola Agile sei diventata consapevole. sono consapevole, sono diventata una pioniera consapevole o una ribelle, che secondo me sono sinonimi, anche se non dovrebbero esserlo. Quindi ho deciso di restare dopo il 2022 nella scuola perché credo fortemente nella necessità di cambiare le cose dall'interno. Credo che bisogna essere dei semi e nello stesso tempo delle breccioline nell'ingranaggio per inceppare l'ingranaggio. E io svolgo entrambe le funzioni. Non è per niente facile, però continuare a fare parte di Scuola Agile, occuparmi il più possibile di progetti insieme ad Atele, Elisa o anche altre, mi permette di restare ferma in questo proposito, anche se posso vacillare ogni tanto perché so che tu hai vissuto l'ambiente della scuola pubblica, quindi sai che tipo di realtà è e come è difficile muoversi, però io parto dal presupposto che sono le persone in questo momento che possono fare la scuola nuova, non la scuola che fa le persone. E quindi ho deciso di continuare con questa missione, partecipando ai progetti e nello stesso tempo portando una ventata di ossigeno anche ai miei alunni, che tra l'altro questa classe per me è una, diciamo, affettivamente è anche un insegnamento importante perché io li ho accolti nel 2020, a settembre 2020, proprio in quel momento di grossa transizione, per cui io sono cresciuta attraverso loro e sento che da questo punto di vista sono pionieri insieme a me nella scuola, nella nuova pedagogia. Questo è quello che posso dire. Grazie Elena. Allora, parlando dell'importanza dei pionieri, cioè di questi pedagogisti che da centinaia di anni, non ieri, continuano a darci input e strumenti ancora oggi poco applicati nella scuola pubblica ma anche privata, insomma, seguendoli, studiandoli, applicando i loro principi nella nostra vita, giustamente come ha detto Elena, avvengono delle piccole rivoluzioni, prima interiori e poi ovviamente del proprio ambiente. Elisa, ci vuoi dire tu qualcosa su questo argomento, visto che poi tu adesso ti occupi di formazione? Sì, allora, sicuramente il lavoro principale, chiamerei più che il lavoro un percorso,
parte da se stessi, quindi queste piccole rivoluzioni sono interne. Sono interne e nel momento in cui te ne rendi conto e diventi consapevole, vedi anche le cose che accadono e le persone che incontri con altri occhi. L'assenza, diciamo, di giudizio e il sapere osservare è qualcosa che sta proprio al centro di tutto, perché tutte le difficoltà che poi incontri, no, in qualche modo ti potrebbero scoraggiare, ti potrebbero dirottare, e a volte succede anche perché è umano, ma il saperle riconoscere dare anche un'accettazione di questa manifestazione poi ti permette la trasformazione. Che cosa significa in maniera pratica? Io facendo lezioni appunto in campo di comunicazione mi sono accorta che le persone hanno tanto bisogno di partire da sé, perché le mie lezioni di comunicazione sono un laboratorio dove si parte sul fare esperienza del proprio modo di comunicare. Che significa fare esperienza, cioè tu come comunichi? Parliamo tanto di comunicazione, non si può non comunicare, però nessuno ti rende consapevole di presidiarla o comunque di assaporarla sotto un altro punto di vista. Siamo continuamente soggetti a input e la comunicazione è visiva, uditiva, cinestesica, quindi 360 gradi. Ma non verbale. sì, ma e allora? Quali sono le componenti? Tu come comunichi? Te lo sei mai chiesto? Quindi questo a prescindere dal lavoro che poi magari andrai a fare nelle scuole o con i bambini. Se tu non conosci il tuo, quindi già è una crisi generale perché dici, beh, effettivamente sì, è vero. E quindi facciamo esperienza di questa cosa e si conoscono, no, più che si conoscono, si diventa consapevoli di alcuni aspetti che poi non puoi più fare a meno di non tenere in considerazione. Okay? Tutto ciò è possibile, è stato possibile anche grazie a un lavoro fatto su di noi, individualmente e con il gruppo, perché effettivamente gli spunti, quando inizi non termini più, è impossibile. Sì, è impossibile. Quindi lo strumento straordinario, quello della psicosintesi, che ti permette, cioè uno straordinario metodo di integrazione della personalità e aiuta appunto le persone proprio a scoprire i propri talenti. Sì, quindi citiamo Roberto Assaggioli che è stato un pioniere nel suo campo, tra l'altro. Assolutamente, assolutamente. E quindi poi lo trasporti anche un po' nella vita di tutti i giorni. È come se cambiassi i lenti degli occhiali. Non che non ci siano più le difficoltà o che il mondo è tutto bello e colorato, no, assolutamente. Il cambiamento è interno e fondamentale è la relazione, cioè nella relazione tu ti esprimi, no? L'I-Care anche di Don Milani, okay? L'I-Care di Don Milani sostituisce il metodo al saper essere, ma quel saper essere che è strettamente legato alle esperienze individuali, sociali, che contribuiscono a modellare l'esistenza e una cura che accompagna il soggetto nel suo veramente prendere forma, quindi e tiene in considerazione qualcosa di così semplice ma non scontato, che è l'unicità del soggetto. Bello, grazie Lisa, ottima sintesi. Quindi questa è la mia missione in questo periodo, oltre a tante altre, come diceva Adele, però ecco, l'individualità originale che ti consente poi di essere persona. Vedi Giuseppe che alla fine Elisa è la seconda persona che ha citato Don Milani,
Ti ho detto che dobbiamo fare un'intera trasmissione su Don Milani, perché è uno dei pedagogisti da noi più amati e che applichiamo maggiormente. Non a caso la maggior parte delle cose che produciamo come libri vengono tutte fatte con la scrittura collettiva, col metodo della scrittura collettiva di Don Milani. Poi magari ne parleremo. Invece Elena, vuoi dirci il tuo impatto con l'importanza di aver conosciuto i pionieri? Allora, il mio è stato più un impatto di tipo spirituale, più che legato strettamente alla metodologia o alla didattica. È stato proprio un rendermi conto di quanto fossi ingessata e non sapevo di esserlo, ingabbiata e non sapevo di esserlo, anche dal punto di vista spirituale. Ci sono dei libri più che degli autori, dei pionieri che mi hanno veramente aperto la visione e di sicuro la psicosintesi è stata la base tracciante che ha poi portato tutto questo. Per cui io quello che cerco di fare con i miei bambini è portargli questa visione spirituale, spiegandogli che non è religiosa, ma è spirituale perché noi non siamo solo corpo. E quindi cerco di portare proprio piccolissime cose, per cui mi ritrovo adesso, dopo 5 anni, che quando entro in classe, una bambina, per dire, l'altro giorno mi fa: maestra, che cos'è il karma? Che cos'è il karma? Ed è stato bello, per esempio, perché attraverso il brainstorming ognuno ha detto che cos'era per lui il karma. E ti rendi conto che intuitivamente loro lo sanno, perché lo legano comunque a un'azione positiva, a un'azione negativa che comunque poi torna indietro. E questo è una cosa che io ho compreso tardi, perché io di karma non ne sapevo niente. Quindi riuscire a avere gli strumenti dei pionieri per me ha significato avere quegli strumenti che mi permette di entrare in una relazione totalmente differente con i bambini, entrando in un piano sottile, energetico, che qualcuno ha ancora molto attivo, qualcuno lo aveva assopito, ma che appunto attraverso determinati stimoli lo sta recuperando, e qualcuno magari si rende conto che l'ho anche un po' perso, perché una delle cose che io faccio è quello di osservare i condizionamenti, perché un cambiamento arriva nel momento in cui tu riconosci che hai un condizionamento. Se non lo capisci, se non sai di essere condizionato, tu non lo vedi, non vedi la necessità del cambiamento, e purtroppo il vantaggio o lo svantaggio, dipende dai punti di vista, io la vedo come una posizione favorevole in cui mi trovo. Osservare i condizionamenti dei bambini ti permette di comprendere cosa li muove e dove invece stimolare altro. Partendo da loro, perché io non metto niente di da sopra. C'era per esempio oggi, proprio a caso, una lettura dove diceva di immaginare la scuola del futuro, ma era una lettura che già dava dei condizionamenti, perché dava delle domande già precise, se c'erano i robot oppure c'erano ancora i maestri in carne e ossa, se c'erano i libri digitali o i libri cartacei. Io ho fatto che strategie, che strategie! Gli ho fatto notare a loro questo e gli ho fatto notare che le domande avevano già una risposta, bisognava prendere una parte o dalla parte o da un'altra, ma quindi non era libera, era già condizionata. E io ai bambini continuamente gli dico: guardate che i libri tendono a condizionare, l'informazione tende a condizionare, voi dovete imparare a avere dentro voi le vostre domande. E quindi gli ho fatto fare un esercizio diciamo di visualizzazione sul terzo occhio, perché loro sanno l'occhio della mente, e gli ho fatto immaginare di trovarsi già nel futuro, perché sanno che l'unico tempo che possiamo vivere è il presente.
il futuro dipende da cosa ci immaginiamo. E quindi niente, hanno iniziato a immaginare e lì è venuto fuori anche tanto condizionamento, come per esempio chi si è immaginato una scuola e un mondo dove non c'era più alberi, piante e acqua. E la domanda è stata spontanea. Ok, allora se noi siamo però per il 70-80% acqua, come sopravviviamo? Se gli alberi ci danno l'ossigeno, che cosa ci darà la possibilità di respirare in un mondo così? E lì vedi che restano, perché ti rendi conto che non ci hanno riflettuto, no? E a me il fatto di aver seminato il dubbio, per me è già un successo, perché più di questo so che non posso fare. Mentre magari ci sono altri bambini che sono più aperti, vuoi anche per una sensibilità differente delle famiglie, che magari hanno proprio delle idee diverse, dei modi di vivere, stili di vita differenti, e allora sono più aperti anche al mondo sottile, io lo chiamo così. Per cui ecco, per me i pionieri sono stati questi, il pioniere Ferrier che parla di astrologia per i bambini e io cerco di fare attenzione, faccio attenzione a quando c'è la luna piena e se li vedo agitati so già che sta succedendo qualcosa. Bene o male con qualcuno conosco anche l'ascendente perché avevo portato a scuola un libro scritto da un'altra nostra attivista, diciamo, che ha scritto un libro per bambini sugli archetipi dei segni zodiacali e loro curiosi hanno cominciato a leggerlo, allora hanno visto queste strane immagini, maestra ma tu lo conosci, ci fai vedere come si calcola l'ascendente, quindi stimolare la curiosità, ecco questo è fondamentalmente quello che io cerco di fare, a volte come diceva Elisa, a volte è più facile, altre volte meno. Devo dire che la fortuna, o non lo so se è solo fortuna o meno, è che i genitori si fidano del fatto che comunque quello che promuovo, anche se può sembrare un po' strano, è per il loro, cioè loro sentono che mi muovo a livello affettivo, realmente interessata a loro. E questo poi ai genitori interessa. Al di là di tutto, ai genitori interessa che quando per 8 ore i tuoi figli stanno a scuola, perché magari non hanno altre possibilità, non hanno anche altre possibilità ambientali, diciamo, è che siano protetti al sicuro e soprattutto realmente messi al centro dell'apprendimento. Posso aggiungere una cosa? La curiosità, no? La creatività è quello che va in qualche modo stimolato, perché già c'è tutto dentro di loro, no? Quindi noi siamo strumenti per poter tirar fuori. E esatto. Mi viene in mente, no? La scuola del futuro, hai detto, no? È un po' come insegnare di nuovo a vivere in un altro modo, ma forse a recuperare più che a vivere in un altro modo, perché è già dentro di noi. Poi determinati condizionamenti, determinati impostazioni ci fanno scordare, ci fanno dimenticare tutto ciò e il principio potrebbe anche essere buono, ma poi l'applicazione è deleteria. Se pensate, no, a Don Milani diceva la scuola deve essere aperta tutti i 12 mesi l'anno, okay? Con orario flessibile e con anche, per esempio, dove tutti potevano insegnare o fare festa, fare una scuola diversa, dove magari anche un anziano potrebbe insegnare a fare determinate cose che ha la sua passione, perché quando ricerchi la passione o quel talento nella persona cambia anche a livello di motivazione e informazione degli adulti. La motivazione e la scoperta della passione che hanno fa la differenza. Quindi con i bambini è molto più semplice, perché gli adulti potrebbero essere più condizionati, okay? Cristallizzati. E quindi certo è che avviene quello che deve avvenire
perché molto spesso mi capita di incontrare persone che dicono Madonna, allora fino adesso ho sbagliato tutto. No, assolutamente no, perché hai fatto il meglio di quello che era possibile in quel contesto e con gli strumenti che avevi. Quindi felice, magari che avevi scoperto adesso un altro strumento, ma perché la mente no? ti proietta, allora non sono bravo, quindi anche quell'assenza di giudizio, innanzitutto deve partire con un allenamento verso noi stessi. E magari adesso c'hai altri strumenti e ti dai la possibilità di una scelta differente, che non è la migliore, è un altro punto di vista. Un altro punto di vista. Ma infatti io questo che voglio prendere al balzo quello che hai detto tu, ma rifacendomi di nuovo anche ad Elena, che ha citato uno dei miei neopedagogisti preferiti, tant'è vero che sto lavorando ancora sui libri di Adolphe Ferrier, che è stato il fondatore delle scuole nuove nella parte francofona della Svizzera e quindi della Francia. Perché? Perché Ferrier, che viene citato, perché allora, la prima cosa che voglio dire è questa: fra pochi giorni riprende Scuola Agire e rifacciamo i pionieri, va bene? Quindi noi periodicamente affrontiamo alla Libera Università questo tema. Ebbene, molte persone mi dicono ma io non ho bisogno di studiare la Montessori, studiare Ferrier, io li ho fatti al MIUR, ok? Però al MIUR sicuramente di Ferrier non ti parleranno mai dei suoi studi astrologici. Anzi, quella parte viene volutamente celata perché hanno avuto il coraggio di dire che, dato che sono stati gli ultimi libri che ha scritto Ferrier, lui ne ha scritti tantissimi nella sua vita, dato che erano gli ultimi libri, lui ormai era vecchio e era un po' andato di cervello. Cioè, è questo quello che dicono di Ferrier, capite? Cioè i suoi libri migliori, che sono, diciamo, il succo di tutto il suo lavoro enorme sulla pedagogia, vengono bollati come vabbè, poverino, era vecchio, è andato un po' fuori di testa. Quindi quello che io voglio dire, soprattutto alle persone che credono, e questo è il problema dell'essere laureati, no? Io sono laureato, quindi io non devo imparare più niente. È fondamentale il cambiare il punto di vista, perché ci sono cose che il sistema non vuole che tu sappia. Quindi magari tu hai anche studiato la Montessori, ma non ti hanno mai parlato dell'educazione cosmica della Montessori. Non ti hanno mai parlato di pedagogia e astrologia di Ferrier. Non te ne hanno parlato perché non rientra nella libertà dell'essere umano. Giuseppe, vuoi dire qualcosa su queste cose? Perché sei stato tanto zitto e non mi piace vederti zitto quando facciamo le... No, allora, anche oggi sta emergendo una puntata molto molto interessante, no? Si parla spesso che su YouTube o in generale si trovino pochi programmi con alta qualità, e invece penso che comunque questo percorso di Agire, ma anche quelli che proponi poi in generale di nuova pedagogia, hanno sempre altissimi livelli sia culturali sia relativamente ai temi profondi che si toccano, eccetera. E mi veniva in mente di iniziare a condividere queste puntate, siccome sono iscritto a tutta una serie di gruppi Facebook di pedagogia, ma per vedere proprio quanto, perché mi collega a questa, mi collega a questa cosa che dicevi tu, no? Perché poi sono gruppi... sei un provocatore. Sono gruppi fatti di queste persone che si sentono laureate e si sentono arrivate, no? E quindi mi piacerebbe vedere quanto poi ci sia adesione, no? Alla visualizzazione di questo prodotto che stiamo cercando di mostrare, di questo lavoro che c'è dietro. Ma purtroppo c'è questa cosa che si pensa che comunque la laurea sia un punto di arrivo, e invece cioè, anche il trattare soltanto un pedagogista non è che uno, come hai detto tu, lo tratta proprio a livello totale, insomma, cioè tu sfiori, perché poi in generale trattare la pedagogia significa studiare
tra psicologi, sociologi, antropologi, perché poi si fanno tutti, non è che si fanno soltanto pedagogisti, eccetera. E quindi tu ti mostrano veramente solo ciò che vogliono farti arrivare a te, come hai detto tu. Ma noi poi già abbiamo uno che finisce con IR, che l'hanno preso come anziano che non capiva niente nel 2021 e 2022, insomma, quindi... Già, eh. già. Uno che andava sulle montagne e finisce con IR. Esatto, bravo, bravo. Ecco, tanto per citarne uno. Bravo. Mi viene ce in ne sono mente, tantissimi. mi viene in Cosa? mente Ken Robinson con il video Cambiare i paradigmi dell'educazione, no? Ken Robinson, grandissimo. Calcola che il progetto di Scuolagire è nato dopo che io ho visto quel video. Cioè, quello è stato il là. Io consiglio a tutti di vedere Ken Robinson, Cambiare i paradigmi dell'educazione, su YouTube, 9 minuti e 23 secondi, dove c'è la sintesi del pensiero di questo grandissimo pedagogista, e io vedendo quel video ho capito cosa dovevo fare per iniziare poi tutto il progetto che è diventato Scuolagire. Ecco, quindi grazie Elisa, quello è veramente stato un punto fondamentale. Allora, con Elisa abbiamo cominciato, diciamo che è nato un gioco. Ognuno di noi cita un neopedagogista che ha dato un contributo. Elisa ha nominato Ken Robinson. A te viene qualcun altro, Elena? Visto che abbiamo già nominato troppe volte Don Milani, che resterà per sempre nel nostro cuore, e anche Ferrier. Ti viene in mente qualcun altro? Perché anch'io ne voglio parlare di uno poi. Ma sicuramente Ferrier, come dicevamo, però più che neopedagogisti in senso stretto, a me vengono in mente degli autori di libri che ho letto, che secondo me fanno pedagogia anche loro. E uno è il libro di Mancuso, Verde Brillante, perché per me è stato un pioniere della pedagogia, perché io non ho mai visto il mondo vegetale con quell'ottica. E oggi come oggi invece credo che sia importantissimo recuperare quell'occhio di intelligenza e di comunicazione empatica anche con gli alberi e con le piante, il mondo naturale, il mondo verde in generale, senza considerarlo come invece oggi noi lo consideriamo, come qualcosa che ci appartiene e che noi usiamo e sfruttiamo fino all'eccesso, al punto tale da ritenerlo talmente inutile che falcio un albero perché tanto va bene anche l'eolico o un ossigeno, come dire, artificiale. Quindi per me quello è stato Quello è stato un libro paradossalmente importante. un neopedagogista. E rispetto a questo voglio dire, come esperienza, per me è stato importante leggere i libri alla fonte. Non quelli che venivano indicati, per esempio, quando ho fatto il concorso un milione di anni fa, venivano indicati degli autori che poi non sono mai applicati, teoricamente te li fanno studiare, ma poi non sono mai neanche stati applicati. Però appunto sono quelli, hanno una funzione specifica, che è sempre quello di instradare. Perché paradossalmente uno pensa di essere libero di scegliere, ma è lampante che non è così, è sempre una strada indicata. Quello che è stata la mia esperienza come studentessa di Scuolagire è stato proprio il discorso e quindi il rapporto con i pionieri della nuova pedagogia, è stato proprio il fatto di avere la possibilità di leggere i libri, quindi andare alla fonte. Direttamente, cioè scritti da E loro. poi riflettere con gli altri all'interno delle lezioni che sono interattive su quello che ti trasmette quel pedagogista, la relazione che fai anche con la tua vita personale, al di là professionale, nel mio caso perché insegno, ma anche proprio vedere come nella relazione con le persone, nell'ambiente immediato, uno riporta o non riporta, risuona o non risuona quel pedagogista. Quindi, ecco, in questo momento mi viene in mente lui, Va come bene, anche va bene. Stefano C'era Agosto. Elisa.
Agusti. C'era Elisa che Ah, voleva invece concludere con qualcos'altro. Dimmi No, Elisa. ecco, ci sono tanti, però uno in particolare, Tagore. Tagore non certo. va dimenticato, anche in virtù proprio della libera università e dove è stata fondata, oltre anche alla connessione con le neuroscienze, no? Perché il movimento e l'apprendimento quindi è imprescindibile. Quindi il pensiero fondamentale di Tagore comunque era la libertà della mente in un contesto rurale, quindi lontano dagli spazi che ti immobilizzano. Anche questo fa riflettere. Quindi ecco, Cioè, lo se volevo pensiamo che nell'India di 100 anni fa, cioè questi appunto. pensieri sono venuti in mente a uno, vabbè, che ha vinto il Nobel per la letteratura come poeta, Sì, ma lui cioè, ha avuto dei pensieri che noi ancora adesso fatichiamo a mettere sì, in pratica in Occidente. esattamente. E poi volevo dire a Elena di Mancuso, a Natale, insomma, sotto il periodo di Natale ho letto La versione degli alberi, Lo che leggerò. consiglio piacevole. Ecco, Lo leggerò. questa è Sempre per un'altra la cosa che connessione. facciamo. Giuseppe, ci scambiamo. Andate a vedere questo film, leggete questo libro. Sì. Nei nostri gruppi abbiamo questo tipo di scambio. No, io vorrei chiudere, e poi passo la parola a Giuseppe, con un pedagogista che poi è stato quello sui cui principi è nata il progetto della Libera Università. Il suo nome è Ivan Illich, che parlava della descolarizzazione della società. Non un pioniere, un gigante della nuova pedagogia, calcolando che lui, come Don Milani, era un prete, di un'intelligenza, di una cultura incredibile, ha girato il mondo, e poi negli anni 60 ha lasciato la Chiesa, producendo dei libri che ancora adesso fanno tremare i polsi del sistema. Se pensate a Nemesi Medica, scritta molto prima di tutto la tarantella che abbiamo vissuto noi in questi ultimi 5 anni. Quindi un autore, un rivoluzionario, un neopedagogista che proprio auspicava la descolarizzazione, perché la scolarizzazione è propaganda, è lavaggio del cervello, e lui diceva che l'unico modo per rendere l'individuo libero è toglierlo dalla scuola e farlo diventare un ricercatore, che è poi quello che un ricercatore sulle materie che piacciono a lui, che deve approfondire i suoi talenti, le cose che gli interessano, no? Spiegando anche come farlo, ovviamente. Per cui ecco, la Libera Università è nata con questo intento, quello di dire che tutti abbiamo il diritto di studiare, anche se non abbiamo un diploma, fino alla fine dei nostri giorni. Cioè noi abbiamo il diritto di approfondire le cose che ci piacciono, perché questo chiaramente migliorerà la qualità della nostra vita. E non è un'istituzione che mi può dire: ah no, tu puoi fare l'università e tu no. Da noi non esistono questi puntelli. Cioè noi non chiediamo certificati pregressi e non diamo certificati, perché non è il pezzo di carta che qualifica la tua conoscenza, ma è l'ampliamento della tua coscienza che qualifica la tua vita. Ecco, io con questo vorrei concludere. Giuseppe, prego, dacci anche tu un tuo input. Io do due pionieri, ma rubo la battuta a te però, Uno che praticamente ha agito dopo il 2010, la Lorenzin. Il secondo pioniere è stato Roberto Speranza, insomma, no? Perché senza questi due personaggi noi non avremmo lavorato così tanto. Ma infatti, guarda, in realtà vedi com'è importante guardare le cose da un altro punto di vista. In realtà tutte le cose che accadono si possono vivere come sciagure o come opportunità. È bene, bene. E noi a Scuola Agire pensiamo che quello che succede, dato che non è mai per caso, ha un senso, ci serve per evolvere. Quindi a modo loro ci hanno fatto evolvere. Poi chi è evoluto in una maniera, chi è evoluto in un'altra, questo poi rimane al nostro libero arbitrio. Ecco.
senza Vabbè, giudizio. quando esco di qua non mi picchiate per la cosa che ho detto. No, figurati, ma in realtà è vero, io quando mi chiamavano nel 2017, quando uscì la legge Lorenzin, no, io sono andata, mi hanno chiamato a un convegno come esperta di scuole parentali e la prima cosa che dissi è: io tutti i giorni accendo un cero alla Lorenzin. Alla Lorenzin. Si è sentito nella... Perché? Perché il giorno che questa si sveglia e decide di togliere la legge, voi tornate tutti a dormire. E grazie a lei che siamo a questo convegno. E allora lì ho potuto Io perciò ho cominciare. detto, rubo una battuta a te perché ricordavo questo episodio. E te lo ricordi, infatti. Va bene, io direi che Giuseppe, grazie Elena, grazie Elisa. Grazie a voi. Grazie, Abbiamo ragazzi. delineato abbastanza, diciamo, il senso col quale guardare la pedagogia secondo questo nuovo modo, questo nuovo atteggiamento, no? Di non prendere tutte le cose così pedissequamente, ma di leggere direttamente gli autori per farsene una propria idea. Ecco, questo diciamo potrebbe essere il riassunto finale del nostro intervento. Poi per parlare dei pionieri Elena e Elisa poi ci vorrebbero i mesi, dovremmo stare online per mesi, però ci riserviamo di fare altre chiacchierate per magari sviscerare l'uno o l'altro. Ecco. Bene, va bene, io vi ringrazio, un Grazie saluto a voi. a tutti e tre e a presto. A presto allora. Ciao. Grazie. Ciao, buonasera. Arrivederci. Ciao ciao. Ciao Elena.